Ciao ragazzi, oggi inizio video con il botto. Non vi abbiamo fatto mai vedere Montevideo, quindi video culturale ma soprattutto video gastronomico. Ma dove ci troviamo? Oggi ragazzi ci troviamo al Mercado del Puerto, una struttura che è stata pensata per una stazione ferroviaria ma poi fu portata qui al porto di Montevideo. Si mangia pesce ma scorrono fiumi e fumi di assado, per cui oggi ci dedichiamo alla nostra prima carne rossa sudamericana. Questo mercato è stato aperto circa 130 anni fa, nel 1885, ospita tantissime parrillas, cioè tantissimi ristoranti dove si cuoce la carne e tantissimi negozietti di artigianato. Dopo faremo un giro, ve lo mostreremo, è tipico, inizia ad essere costoso, eravamo già stati avvertiti, però un salto dovevamo farlo e ne abbiamo approfittato per fare un salto in un ristorante in questo posto anziché in un altro. Quindi abbiamo sempre mangiato a casa, oggi ci dedichiamo una coppa di vino blanco e un po' di assato. Da parte mia quello che vi posso dire, peccato che ancora non si riesce tramite il video a sentire gli odori, perché qua ragazzi un cane andrebbe fuori di testa. Questa è l'ambientazione e per non farci mancare nulla, vino Chardonnay, ovviamente pechegno perché siamo poveri. Per me andava bene pure una birra, Francesco ha voluto vino, quindi ne approfittiamo per fare un pranzo come si deve. Poi risparmieremo ragazzi, poi patate e cipolle tutta la settimana. Vabbè, io lancio un sondaggio con voi, con l'assato, il vino Chardonnay, ovviamente 2 coppe di vino bianco, perché questa bottiglia è come se fosse 2 coppe di vino bianco, viene 8,50 €, una birra, la Corona 710 ml veniva 6,90 €. Dai, siamoci di lì, con la carne il vino bianco è meglio, o sbaglio? Con la carne ci andrebbe il vino rosso, ma non puoi berlo, quindi va bene, accettiamo vino bianco. Questo è vero, con la carne grigliata sarebbe meglio il vino rosso, ma io preferisco il vino bianco per un problema di digestione personale. Intanto ci hanno portato queste confezioni di pane con del burro. Questa è la griglia. Questa è l'ambientazione, là in fondo ecco Sara. Mercato coperto, c'è un leggero fumo appunto dato dalle parrillas. Sa, per te ha detto che la carne è finita? Posso crederci, in Sud America non finirà mai la carne. Guardate che spettacolo! Ragazzi, io ho già mangiato l'assado perché avevo uno zio argentino tornato in Italia e quando lui le faceva era una gran festa. Però adesso lo rimangeremo insieme a delle patate con burro. Cottura con la buccia insieme al burro. Non so se si dica approvecho, insomma apprezzate o disfrutas, forse migliorerò. L'assado è una cottura particolare, probabilmente riguarda anche tagli particolari di carne, però è una cottura particolare delle parrillas, cioè delle graticole scoperte, per cui prende molta aria, sono alte. È una cosa che noi in Italia non abbiamo, quindi è una loro caratteristica. Concediamogliela. Crepi l'avarizia. Faccio tesoro degli insegnamenti che mio zio mi aveva dato, e cioè io da bambina scartavo questi pezzettini un po' più grassi e lui mi diceva col suo accento mai più tramontato sudamericano, argentino: che fai Sara? Cacchilo meglio! No, come Il nostro cameriere, mamma calabrese, babbo siciliano. Salud. Italia todos los días, Es pasta siempre, ¿verdad? en el almuerzo, siempre. Sí. Aquí no. No, acá no. Acá es más de la carne, más del asado, más de las ensaladas, ¿sí? Pesce sì, non gran cantità, però si come sì. Il pesce sì, ma non tantissimo, ma si mangia. Diciamo che non ci è piaciuto. Potevamo comer anche il huesos, potevamo mangiare anche gli ossi, le ossa anzi, abbiamo preferito di no per questa volta.
Dopo aver spolverizzato la carne ho chiesto al cameriere: avete uno stecchino? Lui: claro, eccolo qua. Pranzo terminato, eccellente, non economicissimo, abbiamo speso 54 euro, quindi diciamo che con i prezzi siamo allineati con l'Italia, forse qualcosina meno ma di pochissimo. Ora si riparte per smaltire la salsa. Veloce giro panoramico del mercato coperto. C'è molto da fare e da vedere, potremmo anche fare un giro all'interno dei vicoletti del mercato del Puerto, che ha questa struttura sovrastante che lo copre, ma i negozietti sono sia fuori che dentro, ci sono anche bei locali al di fuori di questa struttura. Questa è la nostra griglia, bellissima. Si può mangiare anche fuori. Questa è la struttura di cui vi parlavamo. Dove ci troviamo? Ci troviamo sempre all'interno della Ciudad Vieja di Montevideo e questa che avete visto è ovviamente la statua a Giuseppe Garibaldi. In realtà è una donazione della città di Roma alla città di Montevideo proprio in onore al gemellaggio tra le due città. Ma cosa importante da sapere è che Giuseppe Garibaldi nel 1840 sbarcò proprio qui a Montevideo per viverci 9 anni. I primi 2 anni fu addirittura un insegnante di storia, poi venne nominato colonnello della Marina Navale uruguaiana. Questa statua risale al 4 luglio 2007, è un omaggio appunto all'eroe dei due mondi. Questo che vedete alle mie spalle è il porto di Montevideo. Questo nome della città deriva, secondo la leggenda, dall'espressione di un soldato di Magellano, quindi portoghese, che avendo visto sempre la terra estremamente pianeggiante, alla vista di un monte esclamò Montevideo, quindi prese il nome proprio da questo. L'Uruguay è stato spesso conteso tra spagnoli, portoghesi e anche dagli inglesi, spesso stata nell'ombra rispetto a Buenos Aires, che era un porto molto attivo commerciale. Intorno al 1820 venne assorbita dal Brasile, quindi faceva parte del Brasile, fino a quando 33 soldati, cioè 33 soldati che partirono da Buenos Aires e liberarono la parte orientale dell'Uruguay, creando così il primo nucleo che sarebbe andato a formare la Repubblica Orientale dell'Uruguay. Abbiamo visto diverse volte correre la scritta 33 in una piazza dell'Avenida 18 de Julio e c'è anche una città nella parte orientale del paese che si chiama 33, proprio in omaggio ai 33 soldati che liberarono la città. È un po' come quello che noi consideriamo la spedizione dei 1000. Ecco che c'è questo legame tra Garibaldi, l'Italia e Montevideo. A testimonianza di quanto detto, questa è la via 33. Dopo questo mega pippone culturale ce ne torniamo nella città vecchia. Tornati sulla città vecchia, questa è la via che porta a Piazza Indipendenza. Tanto per sapere, qua c'era una pianta. Allora, siamo quasi all'altra estremità, una è il porto, l'altra è la Puerta del Sol. La Ciudad Vieja è diventato un crogiolo di artisti e di artigiani e nell'ultimo tempo tra l'altro ha subito anche una grossa riqualificazione, quindi le case disabitate o i locali più vecchi sono stati riqualificati appunto e adibiti a bei negozi o a negozi addirittura vintage molto ricercati.
Questa cupola che vediamo davanti a noi si chiama Palacio Salvo e fu ideato per costruirci all'interno un faro che avrebbe illuminato fino alla città di Buenos Aires, proprio per censire questo gemellaggio tra le due città. Poi in realtà il faro era fastidioso per le imbarcazioni, il progetto non andò avanti e il palazzo fu adibito a uffici e negozi. Inizio Novecento a Montevideo arrivarono moltissimi immigrati italiani e spagnoli e questo determinò la crescita della popolazione della città del 30%. Attualmente a Montevideo vive più della metà della popolazione dell'intero Uruguay. L'Uruguay si è guadagnato l'appellativo di Svizzera del Sud America, questo fino agli anni 50, quando poi un'economia in stagnazione ha fatto sì che non fossero più così le cose. Ha subito anche la crisi finanziaria e bancaria del 2002, ma negli ultimi anni tutto l'intero paese è in ripresa, la crescita è sempre in positivo e questo ha fatto sì che Montevideo diventasse la capitale più vivibile con la più alta qualità della vita del Sud America. Siamo fermati davanti a un monumento che riporta la scritta Italia Infinita 1998, non ne sappiamo la provenienza, vi faremo sapere nel caso. Dovevamo andare a visitare verso questa direzione lo Stadio Centenario, che è abbastanza vicino, ma sono le 7 di sera. Vi diciamo in due parole quello che rappresenta. Lo Stadio Centenario è lo stadio dove si è disputato il primo mondiale di calcio, di football, in assoluto nel 1930. È stato vinto dall'Uruguay, che ha 2 mondiali vinti, 1930 e 1950. È uno stadio che è stato costruito nel giro di un anno, perché si doveva disputare il 13 luglio 1930 la partita di apertura tra Francia e Messico. Per varie vicissitudini non si è potuta disputare perché non era pronto ancora lo stadio, si è disputata a Pocitos, ma attualmente all'interno dello stadio c'è un museo che conserva ancora il pallone con cui è stata giocata la finale, che è risultata vittoriosa appunto per l'Uruguay. Si chiama Stadio Centenario perché è stato appunto costruito nel 1930, ricorrevano i 100 anni dalla prima Costituzione uruguaiana, cioè 1830. Chiudiamo i pipponi qua e ci andiamo a far cena, che sono le 7 di sera, ci hanno detto che di sera meglio non camminare. Meglio rientrare, quindi ci dirigiamo verso casa. Al prossimo episodio, ciao ragazzi! Pranzo ricco, cena povera. Fagioli con zucchine e pane. Buon appetito. Say what you gotta say, go like the sun.